Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovissimo episodio di Attack on Titan al microscopio, l'unica serie italiana che analizza pagina per pagina il manga di Isayama. Nello scorso episodio mi avete un attimo corretto sulla mia affermazione riguardo Bertold e il suo gigante colossale, in quanto durante la trasformazione si può tranquillamente controllare l'esplosione. A dirla tutta, questa cosa è stata una toppa che venne messa solo in seguito, dicendo che Bertold fosse un ottimo utilizzatore del colossale. Dal mio punto di vista, quindi, correggerei dicendo che non fosse un buco di trama effettivo, ma che sia stato un retcon fortuito. Ovvero, probabilmente l'idea dell'esplosione deve essere venuta in mente solo molto tempo dopo, e quindi Isayama avrà sfruttato una cosa non detta nel manga per poter un attimo cambiare la situazione. Non appare forzato, ma resta pur sempre un piccolo retcon di trama, tutto qui, niente di male. Una cosa che ho sempre apprezzato in Attack on Titan è il sentimento di realtà che aleggia fra le pagine del manga. La situazione che ci viene presentata è quanto di più irreale e assurdo possibile, ma il modo in cui esso è trattato è un qualcosa che ci aspetta da una storia indirizzata anche ai più giovani. Solitamente siamo abituati comunque a momenti di sconforto che portano a una gloria e in cui i personaggi sono quasi dei immortali. Mentre in Attack on Titan sì, esiste anche un ovvio plot armor, ma non solo non è percepito, a meno che non si faccia estrema attenzione, ma non è neanche esteso a ogni personaggio, come invece troppo spesso accade per chi ormai ha un nome nel manga. In parole povere, non conta se si tratti di un personaggio appena conosciuto o ormai entrato nel cast vero e proprio. In qualsiasi caso, non verrà graziato dalla morte se la sua ora è giunta. Il tema è estremamente semplice quanto ricorrente: continuare ad avanzare. È stato tradotto così il Keep Moving Forward, no? Ho sempre letto Attack on Titan in inglese, quindi non saprei. Ciò che diceva Armin nei capitoli precedenti è vero. Il forte mangia il debole, ma il forte è anche il sentimento di sentirsi chiusi in trappola, lo stesso sentimento che spinge proprio alcuni addirittura al suicidio pur di non morire, paradossalmente, piuttosto che lottare ed eventualmente morire, meglio morire direttamente in quanto è meno doloroso, o no? Ed è lo stesso pensiero che attraversa la mente di Mikasa una volta finito il gas, ritrovatasi dinanzi a un gigante pronto a divorarla. Perché lottare? Perché se non si combatte non si potrà mai vincere. I giganti vincono non divorando le persone, ma facendo perdere ai vivi la voglia di opporsi. Perché se la consapevolezza dell'imminente morte porta alla perdita della speranza nella vita, allora tanto vale suicidarsi appena nati. E la parte più interessante è anche, e soprattutto, il modo in cui Mikasa fa ugualmente affidamento sulla memoria di Eren per poter andare avanti, pur avendo appreso della sua morte. Il mondo è crudele, ma è anche bellissimo, in quanto popolato da persone. E se non vogliamo lottare per noi stessi, dobbiamo comunque farlo per le persone a cui teniamo, per preservare tale bellezza. Tutto questo attraversa la mente di Mikasa durante la sua personale elaborazione del lutto, e tutto ciò la porta a non arrendersi, a voler ancora lottare per onorare la memoria della persona a lei più cara. Bisogna continuare ad avanzare contro tutto e contro tutti. Mikasa impugna la sua lama e si prepara alla lotta. Subito dopo un urlo squarcia l'aria e un enorme gigante si fionda contro quella che minacciava Mikasa. Inutile girarci attorno, no? Il gigante è Eren nella sua forma di gigante d'attacco. In fin dei conti ci vengono buttati molti indizi sul fatto che ci sia qualcosa di davvero particolare, e anche se viene bollato come gigante anomalo, in realtà ha caratteristiche molto più specifiche. Sappiamo i giganti non abbiano una ragione vera e propria, si limitano a mangiare umani per istinto di poter così tornare a loro volta umani qualora ingoiassero uno shifter, ma è appunto solo un istinto. Questo gigante invece pare avere una forma di intelletto. Conosce le basi del combattimento corpo a corpo e conosce anche i punti deboli dei nemici. Col senno di poi è ovvio sia Eren, ma effettivamente deve essere stato un bel mistero tenuto per 2 mesi? Beh, non è una roba da poco conto. Il tema che pervade l'opera a questo punto è semplice, ancora una volta. Gli umani sono deboli e per vincere bisogna proprio rinunciare alla propria umanità, diventando mostri veri e propri.
Il tema qua sembrerà solo vagamente accennato, ma sarà sempre più ovvio e presente nel corso degli eventi, e soprattutto guiderà il manga nel suo finale dove, invece di mantenere un animo umano con sembianze mostruose, vi sarà un abbandono totale di umanità. Questo tema è comunque ben anticipato da Mikasa, che specifica come le paia che l'umanità avesse manifestato la propria rabbia. Questo dà paradossalmente la forza a tutti di reagire e partire all'attacco, e oltre a essere interessante vedere Mikasa abbracciare la filosofia di un condottiero pronto a tutto, è ancora più particolare come Armin abbia un'intuizione di vittoria, caratteristica che diventerà molto importante allo sviluppo del personaggio come stratega, mentre Jin ha lo spirito di iniziativa di un capitano di squadra, paragonabile a quello di Erwin, e quindi completamente tagliato per essere un condottiero anche mentre le proprie truppe vengono brutalmente divorate, pensando soltanto ad andare sempre avanti per raggiungere il suo scopo, perché questo è Attack on Titan, il continuare ad avanzare senza mollare la presa, perdendo però la spinta nel momento di stacco, come se fosse l'adrenalina del momento a guidarlo, rendendosi conto solo a mente fredda del terribile disastro presente. In fin dei conti Sayama gli fa fare l'esatto ragionamento fatto in precedenza. Gli umani sono piccoli, un essere grande come un gigante non può essere sconfitto. Parallelismo interessante diventa che, esattamente come durante la sera precedente Eren aveva attaccato Briga, arrivando alle botte per fargli cambiare quella mentalità, anche questa volta è Eren che, con un colpo violento, lo risveglia da questo sentimento negativo, quasi come se fossero due personaggi opposti ma legati, la parte terrena, che sa quale sia il vero mondo che li circonda, e la parte speranzosa, che desidera portare alla vittoria gli umani a qualsiasi costo. Il piano di Armin, comunque, consiste nell'uccidere i giganti che tenevano occupato Eren in maniera tale che lui venisse poi attirato verso di loro per poter salvare la situazione. Semplice ma efficace. Io comunque apprezzo la lungimiranza di Sayama nel delineare effettivamente ciò che vedremo molto più avanti. In fin dei conti, oltre ai personaggi principali, come potrebbe essere Armin o Mikasa, molto spessore viene sempre di più dato a Reiner, Barthold e Annie, che, come scopriremo, sono il corazzato, il colossale e il femmina. Che poi mi sono sempre chiesto che accadrebbe se un uomo diventasse il gigante femmina. Perché dico ciò? Tralasciando il piano per recuperare i rifornimenti, che è perfettamente ben studiato da Armin e si rivela vincente, ciò che è importante è anche le interazioni che tutti hanno poi tra loro, osservando Eren mentre viene cannibalizzato da altri giganti. Mikasa ovviamente crede che sia il caso di salvarlo per studio, perché questo gli aiuterebbe a comprendere meglio ciò che stanno vivendo, ma io ho la quasi sicurezza che Reiner e gli altri si siano ben resi conto di come quello non sia un gigante anomalo, ma qualcuno trasformato. Parliamo di persone con anni di allenamento per padroneggiare tale forma, che sono comunque in missione, e quindi non sarebbe strano che riescano a capirlo a colpo d'occhio. E infatti è proprio nell'interesse di tutti e tre che non venga ucciso quel gigante, in quanto altrimenti verrebbe semplicemente passato a una persona della futura generazione. Quindi sfruttare l'idea di Mikasa di mantenerlo vivo è geniale per i loro scopi, che sono anche il tenerlo in vita per poterlo poi rapire. Addirittura è Annie anche a rimarcare possa essere utile, quando fino a quel momento era stata molto taciturna e sgorbutica. Comportamento strano di improvviso, non credete? Ed effettivamente, quando poi Eren fuoriesce dal corpo del gigante, loro sono registicamente i primi a essere inquadrati da soli, quasi come se la cosa li turbasse parecchio. Ora come ora sembrerà perché, è Eren, ma col senno di poi è evidente fosse per tutte le implicazioni sui loro piani. Quindi io non saprei se ci fosse già qualche intenzione in Isayama, ma sicuramente molto di ciò che accade non è assolutamente casuale nella trama e anzi si contestualizza a molti eventi futuri. E la cosa bella è che è sempre stato tutto sotto i nostri occhi. Ora, perché funziona la rivelazione di Eren come gigante? Perché non è una rivelazione forzata, è inaspettata a una prima lettura e soprattutto contiene anche una leggera ironia dark. Il manga ti dà gli strumenti necessari a renderti conto ci sia qualcosa di strano, tramite personaggi fa sì che tu lettore possa renderti conto che potrebbe essere più strana del previsto la situazione. E per quanto nessuno penserebbe da subito ad Eren, il dubbio che possa esistere un gigante senziente c'è e come. Poi, a voler ancora più scavare, io credo che i lettori mensili se le siano fatti due domande, pensando anche
anche alla famosa iniezione di Grisha, al fatto che Eren è comunque il protagonista e che poco prima era stato mangiato vivo, su via. Ma resta una scoperta inaspettata e anche ben inserita nel manga, che non appare come un plot armor, quindi non dà la sensazione del protagonista immortale, bensì appare come un qualcosa che cambia tutte le carte in tavola nella narrazione. Anche se, ovviamente, questo lascerà intendere il sottotesto mecha del manga, ovviamente, dando la scusa per poter mostrare belle botte da orbi alla vecchia maniera, rispettando quello che è un po' il canone di questo target shonen a cui il manga fa riferimento. Ed è normale allora che abbia attratto un sacco di pubblico in queste fasi, puramente forti e di combattimento dove necessario, perdendo invece lettori nelle fasi più avanzate, incentrate invece sul lato politico. Comunque, niente di cui lamentarsi, soltanto da fare un applauso allo scrittore per questa rivelazione degna di quando venne fuori che Goku è un Saiyan. Dopo la scottante rivelazione, è forse il caso di cambiare argomento? Ora, non so perché questo capitolo extra sia stato messo proprio qui, quando la sua data di pubblicazione lo fa coincidere con il 16° capitolo, e ora siamo al 9°, ma nei volumi è posto qui, così come lo pone qui anche la wiki ufficiale di Attack on Titan, quindi direi di porlo qui e basta. Per il futuro, se dovessero esserci altri capitoli simili extra, fatemi sapere se preferite la collocazione del volume o quella temporale. Comunque, procediamo pure. Questo è il capitolo extra su Levi, pronunciato così? Pronunciato così. Levi, per qualche oscuro motivo divenuto Reveil nell'adattamento italiano, va pronunciato, appunto, Levi per due motivi. Innanzitutto il nome è scritto in katakana, quindi fa capo a una parola straniera per i giapponesi, e quando si tratta di katakana loro scrivono le parole non con la loro grammatica, ma con il loro suono. Ad esempio, se devono scrivere Freezer, non scriveranno Freezer, ma scriveranno Frieza, perché è il modo di scrittura più simile al suono che devono riprodurre. Dunque, analizziamo la parola. Al centro è presente un piccolo simbolo, questo qui, che è tipo il modo di fare la A in katakana, ma è più piccolo ed è ciò che dà il timbro al dittongo precedente, che invece è un va, che quindi in questa coppia verrà letto va con la A forte. Dunque, ri-va-i. Rivai. E considerando che per i giapponesi R ed L sono simili e che altri non è che la pronuncia giapponese americanizzata dei jeans Levi, diventerà effettivamente Levi. Spero di essermi spiegato. Non so ancora adesso, ma ricordo che tempo fa ci fossero lotte per decretarne la pronuncia, ma è sempre meglio di Reveil? Tutto sommato questo è un capitolo breve che ci illustra soltanto un po' del lavoro che viene svolto da alcuni del corpo di ricerche, che va a rispondere alla domanda posta in precedenza su dove fossero tutti i più forti presenti. È interessante la ricapitolazione fatta per il territorio delle mura e degli eventi accaduti, ma penso che sia un capitolo appunto extra, con ben poca storia, che ci permette soltanto di dare uno sguardo a personaggi che in futuro saranno decisamente importanti alla trama del manga, come Levi, Erwin, Anjo. Diciamo che far apparire certi personaggi a caso sarebbe stato un po' frettoloso, quindi ci sta che l'autore abbia voluto mettere una piccola toppa in seguito, cercando di presentarceli bene, e considerando che il capitolo uscì appunto durante la stesura del capitolo 16, è normale anche che sia stata fatta un'introduzione agli eventi in linea temporale. Questo perché il capitolo è all'inizio del terzo volume, e non ha tanto senso che si apra in quel modo, con cose accadute il volume prima. Mentre nell'ottica della sua uscita, usciva attorno al volume 4 o 5, e quindi ci sta una piccola ricapitolazione. E niente, tutto qui in effetti. Il capitolo è denso di eventi, direi, in quanto contiene un flashback, una parte nel presente, un ulteriore flashback e un finale a effetto. Isayama ha fatto all-in in pratica, mettendo in gioco tutte le carte. Partiamo dal primo flashback, seguendo una scaletta di trama-analisi, che così non ci imbrogliamo sicuramente. Eren, nello stomaco del gigante, sta per affogare in qualcosa, considerando che poi ci viene detto non abbiano succhi gastrici, quindi io dirò stomaco, ma non è davvero lo stomaco. Affoga, ma non dandosi per vinto urla che ucciderà tutti i giganti e che avrà la sua vendetta, facendoli a brandelli. Qualcosa attiva la sua trasformazione e fa saltare in aria il gigante barbuto dall'interno come un petardo. Eren è fuori e può iniziare a sfasciare tutti. La trasformazione mi ha ricordato un sacco Devilman di Go Nagai, dove il giovane Akira viene posseduto da Amon, proprio in un momento in cui stava per essere divorato dai demoni, ottenendo il potere per sconfiggerli e compiendo una carneficina, proprio nel momento in cui si trasforma.
lo stesso concept. A cambiare è il fatto di come venga vista la trasformazione. Nel caso di Akira Fudo era praticamente una possessione demoniaca, dove il demone modifica il corpo e ne prende possesso. Nel caso di Eren, invece, il fatto che diventi un gigante non è inteso come lui che cresce, bensì, come vedremo, il suo corpo rimane in grandezza normale all'interno di un corpo gigante che poi si vaporizza, ovvero ciò che accade con un mecha, dove tu diventi pilota di questo corpo. Ma mi ha ricordato molto anche il concetto di mecha come Evangelion, in quanto qui i danni che riceve il corpo gigante si ripercuotono poi su chi guida tale corpo. Praticamente un concentrato di due opere pazzesche, Devilman ed Evangelion. Mi piace molto come Isayama abbia unito i due concept. È evidente un trigger che ricorda una possessione, quella che ha Eren, dato che avviene in un momento in cui si lascia andare i suoi istinti. Ma per quanto il trigger sia la possessione, poi l'utilizzo diventa un mecha. Penso sia per questo che non tutti sono d'accordo nel capire se sia l'una o l'altra, perché sono entrambe. La parte nel presente è l'ovvio risultato di aver dimostrato di essere un gigante, accerchiati e pronti per un'esecuzione. A nulla valgono gli sforzi di Armin e Mikasa per difendere Eren. I generali non ne vogliono sapere. Comportamento estremamente realistico che penso non abbia bisogno di troppe spiegazioni, quanto più dimostrare come la paura verso lo sconosciuto, l'ignoto, sia spesso causa di uccisioni scellerate fatte soltanto per non minare un'apparente stabilità. Il capitano non vuole davvero giustiziare Eren, o per meglio dire non ha scelta. Qualsiasi cosa egli dirà, comunque verrà sparato e ucciso, perché nessuno può dimostrare davvero di essere buono, e semplicemente ci si deve fidare di ciò che si vede, e se vedendo qualcosa ci rendiamo conto essere terribile, non volendo accettare la realtà dei fatti, tutto ciò che rimane è ripudiarla, uccidendo quindi Eren, che in un singolo momento ha un ricordo legato a suo padre. Grisha spiega come il potere si avvierà in modo naturale, come sia già legato ai suoi ricordi tutto ciò che serve per controllarlo. Ovvio, considerando la condivisione di ricordi che intercorrono, in quanto non è Eren che sa in maniera naturale come usarlo, ma perché gli verrà all'istante passato il ricordo dei possessori precedenti che sfruttano tale potere. E soprattutto Grisha specifica che solo sapendo usare tale potere sarà poi in grado di salvare Mikasa e Armin. Il che, letto ora, ha una chiave di lettura semplicemente situazionale. Se lo saprà usare ora, potrà salvarli. Ma che diventa una proiezione di ricordi quando sarà Eren Kruger a ripetere quelle stesse parole a Grisha, non riuscendo a capire a chi appartengono tali ricordi che gli passano ora per la mente. Questo perché la realtà è un ciclo, il gigante d'attacco possiede ricordi passati e futuri. È Eren Kruger ad aver avuto il ricordo di Grisha, o è Grisha che sentendo tali parole le ha memorizzate e passate indietro nel tempo? Amo come una frase tanto shonen, quella classica cosa dell'eroe che deve salvare tutti perché è destinato, diventi col senno di poi un presagio del terribile potere, una maledizione a cui Eren è sottoposto. Eren ora sa come attivare il gigante d'attacco, si morde una mano, sanguinando, il fumo si alza, la palla di cannone è respinta, un enorme gigante deformato e senza pezzi di carne tiene al sicuro Mikasa e Armin nella propria cassa toracica. Li ha salvati. Leggendo questo capitolo mi sono reso conto di una cosa importante. Attack on Titan è sempre stata una storia di formazione e di caduta nell'abisso. Di formazione perché mostra come poter superare i propri bias mentali e procedere a una riscoperta delle proprie capacità, che è ovviamente ciò che fa Armin. Armin se ne rimane seduto a guardare Eren e Mikasa parlare di cosa fare, pensando di essere completamente inutile per i suoi amici e di come loro lo sopportino solo per un sentimento di innata protezione. Armin, ovviamente, crede di essere debole, l'anello rotto lo gruppo. E questa sua convinzione è stata ampliata dai capitoli precedenti dove ha visto il suo migliore amico morire per colpa sua. Non è strano che si veda quindi come una palla al piede. Tuttavia non è così per i suoi amici. Eren e Mikasa hanno molte speranze in lui e sostengono che lui saprà convincere tutti con la sua dialettica. E nel momento in cui Armin si alza e va a parlare a cuore aperto a una truppa pronta a spararli, arrivando addirittura quasi a convincere tutti, diventa chiaro come il suo personaggio attraversi un percorso di formazione da bambino ad adulto, che però serve solo a sbloccare una sua forma mentis. Solitamente nei manga vediamo personaggi bistrattati da tutti che con una grande azione diventano degli eroi, considerati da tutti degli incapaci, ma che dopo una grande vittoria ascendono a eroi sicuri di sé. Con Armin è diverso. Tutti i personaggi, e questo ci viene mostrato da Hannes stesso, sanno che Armin ha un grande cervello con cui elabora qualsiasi tipo di strategia che può portare alla vittoria, e solo lui è convinto invece che non sia così, si sottovaluta. La sua azione di rivalsa non è quindi una prova che lo innalza come risposta a chi non lo prende in considerazione, ma la dimostrazione verso se stesso delle sue capacità. Ma è anche una storia di caduta nell'abisso, ovviamente. Eren non diventa cattivo all'improvviso nel finale del manga. Eren non ha una modifica istantanea del carattere, come alcuni credono.
Eren è quel tipo di persona che vuole semplicemente essere tranquillo e che le persone che ama stiano bene, e per raggiungere questo scopo diventa disposto a qualsiasi cosa, che sia combattere giganti o umani. Nel momento in cui le cose girano per il verso giusto, allora lui viaggia con gli umani, ma nel momento in cui le cose vanno male, per la salvezza di chi ama, non ci penserebbe 2 volte a mettersi contro anche agli stessi umani che dovrebbe salvare. Infatti lui in primis propone di trasformarsi per spazzare via tutti e scappare, cosa che avrebbe fatto se non fosse intervenuto Armin, e che farà nei momenti più avanzati, quando si renderà conto essere l'unica vera soluzione, in quello che è un ulteriore rimando tra capitoli lontani anni fra loro, ma che mostrano una crescita coerente del personaggio. Dall'altro lato non me la sento neanche di giudicare male chi è pronto a giustiziarli, perché è ciò che la legge vuole, in quanto anche dal suo punto di vista sta facendo il bene delle persone che deve difendere a qualsiasi costo. E tutto ciò crea uno scontro di forze che ha varie chiavi di lettura a secondo della consapevolezza che abbiamo di ciò che accadrà e di come vediamo le figure delle forze in gioco. Eren è un protettivo che vuole salvarli, ma anche in realtà il suo desiderio di uccidere i giganti passa in secondo piano rispetto alla salvaguardia di chi ama e della sua libertà, e che quindi lui non vuole davvero salvare le persone, ma essere libero dalle catene. Ma possiamo anche vedere la chiave di lettura di come il dialogo sia la migliore arma, in quanto è ciò che riesce a svegliare le coscienze popolari facendo vacillare anche i più sicuri, e di come parlare schiettamente sia la migliore strategia, dando fondo a tutto il proprio animo. Insomma, un vero e proprio capitolo che sfrutta la situazione per consolidare alcuni tratti dei protagonisti e che serve da ponte per cose che vedremo in futuro, come abbiamo visto, e verranno quindi legittimate proprio grazie a ciò che viene narrato qui. Ora, questo capitolo è uscito 5 giorni dopo rispetto al mio compleanno, e quindi reputo sia una bella cosa, no? Ma non è importante in realtà. Il comandante Pixis non è certo uno scemo, e comprende perfettamente Eren e Armin, e in fin dei conti conosceva bene anche Grisha, o comunque aveva idea macchinasse qualcosa di particolare, quindi non sconvolge questo suo voler provare a fidarsi di un ragazzino che diventa un gigante, per quanto assurdo suoni. Il piano è quello di portare la prima vera vittoria per gli umani, la riconquista del muro abbattuto, chiudendo la breccia con un enorme masso come suggerisce Armin. Il punto focale diventa il discorso di incoraggiamento fatto, che è praticamente una soluzione di colpe per le reclute e una presa di coscienza a carico delle nefandezze dei suoi superiori. Perdendo gran parte del territorio, lo Stato stesso fu costretto a mandare praticamente a morte persone pur di non incorrere in guerre e mantenere quindi il pugno di ferro. E perdere anche questo territorio significherebbe accorpare tutto in una zona fin troppo piccola, portando alla sicura morte di tutti per una qualche guerra civile, solidificando ancora una volta la concezione che il mostro non sia il gigante, ma anche e soprattutto l'uomo. Ancora più interessante è come comunque già da ora vi siano piccoli indizi sul versante politico che il manga prenderà a un certo punto, facendoci ben intendere come dietro una facciata action si nasconde un bel intrigo politico che deve essere svelato. Ed è particolarmente ironico che in molti passaggi del discorso vengano inquadrati con insistenza Bertold, Reiner ed Annie, quasi come se anche loro avessero qualcosa da nascondere, no? Beh, il punto di tutto ciò è ancora una volta, come sempre, il continuare ad avanzare, smettere di indietreggiare quando il gigante arriva, bensì riuscire a scacciarlo almeno una volta, riuscire a vincere almeno una battaglia. Una battaglia è poco, ma potrebbe dare la forza necessaria alla popolazione per poter ricominciare a sperare in un futuro roseo. Pixis convince la maggior parte delle persone e tutto è pronto per uno degli ultimi disperati attacchi degli esseri umani. Il piano è difendere Eren mentre quest'ultimo porta il masso e chiudere la breccia. Eren si lancia e si trasforma. Questo può cambiare tutto. Il gigante d'attacco appare, questa volta completo, dopo un'invocazione volontaria, ma si volta verso Mikasa e scaglia un potente attacco contro di lei. La situazione sembra precipitare. Ma per questo episodio di Attack on Titan al microscopio è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi attivando la campanella, a lasciare un mi piace e commentare con i vostri pareri al riguardo. Se volete supportare il canale trovate anche il link Patreon, così come hanno fatto Francesco, Giunco e Glam During. E noi ci vediamo, come sempre, a un prossimo video.